Buongiorno. Allora, l'altro giorno ho comprato un paio di scarpe da Shein, io lo chiamo Shein, molti lo chiamano Shein, non so quello che sia. Anzi, ve le faccio vedere. Ecco, allora le scarpe sono queste qua, queste fatte così. Aspetta, Ok, sono semplicissime. Una suola, una tomaia, grazie, arrivederci. Dentro non hanno nulla, sono piatte come un foglio. No, sembrano curve, ma poi in realtà quando le metti ai piedi, cioè, sono veramente molto piatte. Sono in questo tessutino così tipo scamosciato, perché le volevo scamosciate. Allora, il problema, come dicevo, è che sono piatte, sembra che abbiano una forma, ma è con un tacchetto. Ma in realtà quando ci cammino sopra, quando ci cammino praticamente sono piatte. Allora, io avendo il problema ai piedi, che anch'io ho i piedi piatti, e poi i miei piedi tendono a fare questo lavoro così, no? Quindi, anzi, non so perché, ma probabilmente data l'altezza, cosa, i miei piedi tendono a camminare, anziché la curva, no? Sai che il piede ha la curva qua, tendono a schiacciarsi, quindi praticamente cosa succede? Che è come se camminassi e così, anziché così, cammino così. E quindi dopo un po' fa male alla schiena, fa mal di schiena, cammini male, rischi di inciampare perché ovviamente cosa vuoi? Il piede anziché fa così, cammina così e quindi rischi di qualsiasi minimo gradino rischi di crollare di sotto. E questo problema ce l'aveva anche mia madre, cioè quindi alla fine praticamente l'ho ereditato da lei. E, avevo comprato tempo fa una soletta con una soletta praticamente che ha un rinforzo nella parte centrale, quindi il piede è obbligato a star così. Allora, quando il piede sta, anziché piatto, sta così, cosa succede? Che alla fine cammini molto meglio e anziché flettere le ginocchia anche all'interno, le gambe stanno molto più dritte, quindi tendi a stare molto più dritto e viene molto meno mal di schiena, ok? Quello. Allora, siccome che queste scarpe qua sono un po', cioè proprio piatte, e ormai devo comprarle su internet perché qua siamo arrivati a 47, non le trovo più, non le trovo più nei negozi, non trovo più 47, al massimo 46, ma poi sono strette e mi fa male il piede, cioè insomma, quindi devo per forza prendere da internet perché è l'unico posto dove riesco a trovare 47 e alle volte anche 48, ma non perché io porto il 48, ma semplicemente perché le misure sono strane, quindi alle volte devo prendere il 48 anche se in realtà è un 47. Allora, io oggi mi sono accontentato per adesso, in attesa che poi ordinerò la soletta, quella anatomica, fatta per bene, quant'altro, perché devo ordinarla, non è che arriva subito. Ho preso queste qua, le ho pagate un pochino di più, tipo 5 euro, una roba del genere, ma sono momentanee, nel senso che sono in attesa che arrivi quella poi definitiva, proprio anatomica. Questa qua l'ho presa dai cinesi e sono fatte tipo in silicone, si possono tagliare, qua dice che si possono tagliare, ma io credo che non la taglierò perché che ci fa? Non è che lo posso tagliare. La cosa particolare è che hanno, adesso poi io le adatterò, vedi che qua, questo è il piede, questo è il destro e questo è il sinistro. No, vedi che anche queste sono piatte, anche queste sono piatte, ok? Però cosa faccio io? Poi metterò un rinforzo qua in mezzo in modo che qua si alzi, ok? Qua si alzi e quindi di conseguenza il piede non faccia più sto lavoro ma sia più... vabbè, non so se avete capito. Quindi la cosa bella è che hanno questa cosa in tipo gomma
antiscivolo ed è una cosa molto molto bella. È una gomma antiscivolo molto molto interessante. Infatti ho preso queste proprio perché mi serviva una cosa antiscivolo. Infatti aderisce perfettamente alla scarpa. Aderisce perfettamente alla scarpa. Ok. Adesso pare brutto di parli di scarpe, di piedi, però vabbè, senti, questo è. Sì, c'erano quelle da €1, ma sono cavolate, cioè, per chi ha problemi dei piedi, quelle cose là da €1 sono giocattoli. Sono giocattolini quelle cose là, quindi alla fine devi per forza andare su qualcosa di semi professionale, perché altrimenti non ne usciamo più fuori qua, ok? Non ne usciamo più fuori. Ok. Ok, adesso l'ho messe. Adesso le provo, aspetta. Ok, allora le ho aggiustate, ci ho messo il mio rinforzo, poi vabbè arriveranno le altre quelle originali, diciamo le altre, quelle più professionali e quindi niente. Poi prendiamo la nostra mitica agendina, mi sono preso degli appunti in questi giorni, sapete che avevo forse accennato che. No, non ve avevo accennato perché questo è uno dei prossimi argomenti di cui parlerò, del passaggio dal digitale all'analogico, ok? Quindi passiamo da un sistema digitale, tipo questo qui che utilizziamo, YouTube Company, Speed, CIE, CNS, firma elettronica, digitale, qua e là, a un sistema più analogico. Analogico vuol dire semplicemente nel 2026 il cartaceo perché sto mondo qua, vabbè, poi ne parleremo perché questo è uno dei prossimi argomenti dei video, analogico. Quello di cui volevo parlarvi oggi era i cicli del sonno. Io non so se poi questa agenda, non so se poi eventualmente, perché qua si sono segnati tutti i miei appunti. Non so, stavo pensando che forse un giorno quando è piena, magari la posso vendere. Magari c'è qualcuno che è interessato a vedere i miei appunti, le mie cose, no? Aspetta che abbasso un attimo. Eccola. I miei appunti, le mie cose, tipo journaling, una roba del genere. Magari un giorno la potrei anche vendere. L'argomento di oggi è i cicli del sonno. Vi ricordate che qualche tempo fa avevo parlato del fatto che mi ero svegliato alle 5:30, ero sballottato, non capivo più niente, mi aveva sballato la giornata di qua e di là, sonnifero, non sonnifero, questo e quello. Allora, cosa ho fatto? Ho utilizzato un attimino Gemini per capire come fare per riuscire a dormire un pochino meglio. E il video di oggi volevo praticamente intitolarlo I cicli del sonno. Ho fatto un paio di ricerchine a destra e a sinistra e ho scoperto, poi ognuno se la vede a modo suo, ognuno se la deve vedere a modo suo, perché poi io qua non voglio casini. Ho scoperto che esistono i cicli del sonno che durano 90 minuti ognuno, cioè ogni volta che tu ti addormenti il corpo pare che entra in questa modalità, in questo ciclo di sonno che dura 90 minuti. 90 minuti sono un'ora e mezza. Quindi
praticamente dovete farvi un po' di conti, no? Dovete calcolare 90, 90, 90, 90, 90. Quindi se per esempio volete alzarvi alle, come faccio io, tipo alle 7.45, no? 8 meno un quarto, 7.45. Bisogna calcolare cicli da 90 minuti andando indietro, ok? Quindi bisogna cercare di non spezzare questi 90 minuti, cioè svegliarsi praticamente tra la fine e l'inizio di ogni ciclo. Quindi se, facciamo l'esempio, se volessi dormire 7 ore e mezza, svegliandomi alle 7.45, dovrei andare a letto alle 23.45, quindi alle 11.45, mezzanotte meno un quarto. Considerando che ci va circa mezz'ora per addormentarsi, in pratica se ci si addormenta intorno a mezzanotte e un quarto, si dormono 7 ore e mezza e svegliandosi alle 7.45, però andando a dormire alle 11.45, a mezzanotte meno un quarto. Se volessi dormire 9 ore, ecco, dovrei andare a letto alle 10 e un quarto, alle 22.15, con un addormentamento alle 22.45, quindi 10 e un quarto, vai a letto, ti addormenti, ci va mezz'ora per addormentarsi, quindi 22.45, ti svegli alle 8 meno un quarto e dormi 9 ore. Poi, vabbè, mi ha dato altri consigli, ho visto che ci sono altri consigli da seguire per svegliarsi. Vabbè, diciamo che queste le trovo cose abbastanza semplici, standard. Allora, tenere la sveglia lontana dal letto, quindi se avete la sveglia sul cellulare come ce l'ho io, qua e là, in realtà non puoi tenerlo lì vicino, perché cosa succede? Appena ti svegli, cosa fai? Clicchi e torni a dormire, buonanotte a secchio, no? Cioè alla fine cosa fai? Rimetti in moto un ciclo di sonno e non va bene, quindi devi tenere la sveglia lontana in modo che sei obbligato ad alzarti dal letto. Poi dice aprire le tapparelle o accendere le luci. Allora è molto importante, dopo che ci si è alzati, aprire le tapparelle per far entrare luce. Non ti deve entrare la luce negli occhi, perché questo mette in moto un meccanismo che dice al cervello: oh, guardati che è giorno, devi svegliarti, quindi devi mettere in moto tutto questo, il risveglio, devi mettere in moto il risveglio. Molto importante è non tornare a letto a dormire. Certo che se ti alzi, apri le tapparelle o accendi le luci, quindi fai entrare luce negli occhi e poi torni a letto a dormire, alla fine dormi male, perché se hai messo in moto quel meccanismo del risveglio, però poi tu torni a dormire, dopo ti viene anche mal di testa, no? Perché è così che funziona. Guardare fuori dalla finestra. Ecco, allora, quando si aprono le tapparelle, bisogna guardare fuori, devi guardare il panorama, guardare cosa fanno le altre case, se c'hai il giardino, guardare il giardino, se c'hai l'orto, tu guardi l'orto, se c'hai i vasi dei fiori in terrazzo, ti guardi i fiori dei terrazzi, devi proprio mettere in moto il meccanismo del risveglio. E soprattutto, questa è una cosa molto importante che ho visto, che ho notato, respirare aria fresca del mattino. Cioè, se voi aprite tirate sulle tapparelle, aprite le altre, non so quello che sia, aprite la finestra, la porta e respirate aria fresca, cioè proprio l'aria fresca del mattino, no? Cioè proprio cambiate aria, è come se respirate aria fresca. Quello vi dà una botta di energia, ma micidiale, è micidiale quella cosa, io non ci credevo. Cioè, non è che non ci credevo, non ci avevo mai fatto caso. Tu ti svegli, apri la finestra, senti quest'aria fresca, senti proprio il corpo che dice: ah, che bella cosa, cioè proprio ti rigenera, non so come spiegare. L'altro consiglio è lava la faccia con acqua fredda. Vabbè, ovvio.
una botta d'acqua gelata in faccia, vuoi vedere che non ti svegli, cioè, pam, rimani mezzo scioccato, no? Cioè, vabbè, io sta cosa non la faccio perché cioè, mi sembra un po' esagerato, faccio acqua tiepida. E soprattutto, molto importante, quello per mia esperienza, soprattutto è una cosa importantissima, importantissima, è bere un bicchiere d'acqua. Qua dice addirittura con un pizzichino di sale, perché il sale aumenta le cose, la pressione, non so spiegarvi bene come. Comunque bere un bicchiere d'acqua, non gelata perché sennò. Però bere un bicchiere d'acqua, ecco perché ho scoperto, che non lo sapevo, non sapevo perché, che di notte, ovviamente si suda, si perdono liquidi. Si perdono liquidi e quindi anche il cervello perde liquidi, si disidrata. E è molto importante, anche se vi svegliate di notte, alle 4, alle 5, quello che sia, bere dell'acqua. Bere dell'acqua. In questo modo il corpo si reidrata e anche il cervello si reidrata perché ovviamente sudando di notte perdi liquidi, ti prosciughi, diventi secco, diventa una sardina secca, ecco diventa. E quindi reidratando il corpo metti in circolo tutto un meccanismo. E io vi dirò che l'ho provato, questa cosa qua, dei cicli di 90 minuti, di svegliarsi, di bere subito un bicchiere d'acqua, anche se mi sveglio alle 4 o 5 di notte, per andare al bagno, per dire. Bevi un bel bicchiere d'acqua, ma va sicuro che intanto vi svegliate la mattina senza più quella bocca secca, asciutta, con quella lingua felpata che sembra di avere in bocca la lingua di un gatto. E si sta molto meglio. Io questo sistema qua dei cicli del sonno sarà circa una settimana, 10 giorni che ho iniziato ad utilizzarlo e mi sto veramente, veramente trovando molto, molto bene. Vi assicuro che mi sto trovando molto, molto bene. E sono piccole cose, ecco, piccole routine da fare la mattina che le trovo utilissime, comodissime, soprattutto per chi ha problemi come me, che si sveglia sempre col mal di testa, sembra che perché non è che sono l'unico, non è che sono l'unico, però c'è tantissima gente che si sveglia la mattina col mal di testa, dolori, sembra che ti sei svegliato dall'oltretomba, presente, tipo i faraoni che aprono il sarcofago, tipo Dracula, no? Che esce dalla bara, così, c'è una roba del genere. E si sta malissimo, perché poi prima di mezzogiorno io non connetto, cioè non riesco a ragionare. Ma proprio perché il cervello fa fatica, ma è tutto legato a un meccanismo di microcircolo anche di sangue all'interno del cervello, cioè è tutto un meccanismo assurdo, pazzesco. Invece seguendo questi piccoli trucchi, passaggi, ho notato che invece mi trovo molto meglio. Adesso quello che volevo fare era anticipare di almeno un tre quarti d'ora, ok? Quindi anziché svegliarmi alle 7:45, iniziare a svegliarmi tipo alle 7. Ovviamente devo rifare tutto il calcolo dei cicli dei 90 minuti, perché se devo svegliarmi alle 7 devo tornare indietro di 90 minuti. Ma adesso poi farò il calcolo e quello che è. Proprio in previsione del fatto che siccome che poi dovrò cercare un lavoro e cosa faccio? Se devo entrare tipo alle 9, no? Se devo entrare tipo alle 9, ovvio che devo anticipare tutto, quindi devo poi abituare il corpo un po' alla volta a svegliarsi prima rispetto all'orario standard che ho da tantissimi anni, perché io questo orario qua delle 7:45 ce l'ho da tantissimi anni. Quindi devo adesso un po' alla volta abituare il corpo a svegliarsi almeno mezz'ora, cioè secondo me tre quarti d'ora, perché intorno alle 7, che poi ti svegli, ti prepari, le 8, hai finito di lavarti, di fare colazione, di qua, di là, di vestirti,
di preparare la borsa, preparare il mangiare, di qua e di là, esci di casa alle 8:30, quindi alla fine poi no. Quindi devo un po' impostare gli orari, perché qui la situazione è drammatica e bisogna cercare un lavoro. E a proposito di lavoro, io, se vi ricordate, tempo fa avevo detto che avrei preparato una guida, avrei preparato una specie di, non so come spiegarlo, di miei ricordi sul discorso del lavoro, andare a lavorare, la svolta dello studio, lavorare in uno studio personale, i social network, no? Cioè ho messo giù qua tutta una serie di appunti, ma sono tipo 1, 2, 3, sono 5 pagine di appunti, non è che sono 5 pagine di appunti dove poi ve ne parlerò all'interno di un video dedicato. Ci ho messo un po', perché ovviamente adesso con questo sistema dell'analogico devo prima prendere un po' di appunti, segnarmi le cose, poi quando vedo che gli argomenti, tipo questo qua del ciclo del sonno, è completato, no? Perché poi ogni tanto mi viene in mente qualcosa, vengo qua sulla mia agenda, prendo appunti, no? Quindi non so, i cicli del sonno, faccio un esempio, i cicli del sonno. Ma questo è già tipo 10 giorni che l'avevo preparato sto argomento, però ogni tanto mi veniva in mente qualcosa, vieni qua con la mia bella penna, aggiungi, no, aggiungi, così fai tipo un bel discorsino, un bel video con tutto il discorsino. E questo del lavoro, il mio lavoro a 50 anni, sarà tipo 3 settimane che è lì fermo, però adesso l'ho completato, mi pare che c'è tutto quello che dovevo dirvi, quindi nei prossimi giorni, non so né come né quando, ne parleremo. Poi ci sono anche altre cose di cui volevo parlarvi, cioè, ce n'è qua, guarda, ce n'è quante ne volete, e man mano che mi vengono in mente le idee, vengo qua il mio taccuino, sulla mia agenda, e mi scrivo gli argomenti. Io la trovo una cosa molto utile, un modo per staccare dai social. Vabbè, comunque poi ne parleremo. Oh, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi di tutta questa storia dei cicli del sonno. Commentate qui sotto da quale città state scrivendo, teniamoci in contatto. E buon, tutto qua. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!